Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Cosa Actifed? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Actifed durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci esteri. Cosa Actifed? Actifed è un farmaco a base del principio attivo pseudoefedrina più triprolidina, appartenente alla categoria degli decongestionanti e nello specifico simpaticomimetici. È commercializzato in Italia dall'azienda Johnson & Johnson SpA. Actifed può essere prescritto con ricetta OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Confezioni: Actifed 2,5 mg più 60 mg 12 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Johnson & Johnson SpA. Ricetta: OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Classe C. Principio attivo: pseudoefedrina più triprolidina. Gruppo terapeutico: decongestionanti. Forma farmaceutica: compressa. Indicazioni: decongestionante della mucosa nasale, specie in caso di raffreddore. Posologia: Actifed sciroppo. Alla confezione ha annesso un misurino dosatore con indicate tacche di livello rispondenti alle capacità di 5-10 ml. Adulti e ragazzi al di sopra dei 12 anni. Una dose da 10 ml di sciroppo 2-3 volte al giorno. Actifed compresse. Adulti e ragazzi al di sopra dei 12 anni. Una compressa 2-3 volte al giorno. Non superare le dosi consigliate. Modo di somministrazione: uso orale. Controindicazioni: ipersensibilità ai principi attivi, ad altri antistaminici, ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Bambini di età inferiore ai 12 anni. Gravidanza e allattamento. Nei pazienti in trattamento con inibitori delle monoaminossidasi, IMAO, o nelle 2 settimane successive a tale trattamento, e nella terapia delle affezioni delle basse vie respiratorie, compresa l'asma bronchiale. In tali casi l'uso concomitante di Actifed può causare un aumento della pressione sanguigna o crisi ipertensive. Glaucoma, ipertrofia prostatica, ostruzione del collo vescicale, stenosi pilorica e duodenali o di altri tratti dell'apparato gastroenterico ed urogenitale, a causa dei suoi effetti anticolinergici. Affezioni cardiovascolari, ipertensione arteriosa, ipertiroidismo, epilessia e diabete. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Se i sintomi persistono o peggiorano o se compaiono nuovi sintomi, i pazienti devono interrompere l'uso del medicinale e consultare un medico. Se i sintomi non migliorano entro 7 giorni, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione durante l'uso concomitante di inibitori delle monoaminossidasi, IMAO, e ammine simpaticomimetiche. In letteratura medica sono state riportate crisi ipertensive acute. La pseudoefedrina esercita un'azione vasocostrittrice stimolando i recettori adrenergici e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Actifed durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Actifed durante la gravidanza e l'allattamento? Actifed è controindicato durante la gravidanza e l'allattamento. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Actifed può causare sonnolenza. Ciò può compromettere la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Se si manifesta tale effetto indesiderato, il paziente deve evitare la guida di veicoli e l'utilizzo di macchinari. Effetti indesiderati. Di seguito sono riportate le reazioni avverse segnalate con una frequenza a 0,1%, individuate in studi randomizzati controllati con placebo, con formulazioni contenenti pseudoefedrina come singolo principio attivo.
bocca secca, nausea. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In caso di iperdosaggio si osservano in genere spiccati effetti depressivi, dovuti alla triprolidina, o stimolanti, dovuti alla pseudoefedrina, sull'SNC. Effetti della triprolidina: sonnolenza, letargia, depressione respiratoria, ipertensione, ipertermia, sindrome anticolinergica, mitriasi, rossore, febbre, bocca secca, ritenzione urinaria, borborigmi ridotti, tachicardia, ipotensione, nausea, vomito, agitazione, stato confusionale, allucinazioni, psicosi, convulsioni, aritmie. I pazienti che soffrono di agitazione prolungata, coma, o crisi epilettiche possono raramente manifestare rabdomiolisi ed insufficienza renale. Effetti della pseudoefedrina: il sovradosaggio può provocare nausea, vomito, sintomi simpatico-mimetici inclusa la stimolazione della SNC, insonnia, mitriasi, irritabilità, convulsioni, ansia, agitazione, allucinazioni, palpitazioni, tachicardia, ipertensione, bradicardia riflessa. Altri effetti possono includere aritmie, crisi ipertensive, emorragia intracerebrale, infarto del miocardio, psicosi, rabdomiolisi, ipokaliemia, infarto intestinale. Nei bambini l'azione dominante è quella eccitante con accentuati tremori, insonnia, iperattività e convulsioni. È inoltre stata riportata anche sonnolenza. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di sovradosaggio, chiedere aiuto al medico o contattare subito un centro antiveleni. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Decongestionanti nasali per uso sistemico, simpatico-mimetici codice ATC. R01-52. La triprolidina ha un'alchilamina, antagonista H1 di prima generazione, inibitore competitivo reversibile dei legami dell'istamina al recettore H1. La proprietà farmacocinetiche. Negli adulti il picco delle concentrazioni plasmatiche della pseudoefedrina si ha circa 2 ore dopo la somministrazione. Essa ha parzialmente N-demetilata nel fegato e trasformata in norpseudoefedrina, un metabolita attivo. Dati preclinici di sicurezza. DL50 dell'associazione triprolidina, pseudoefedrina. Topo 2400 mg/kg no. Ratto 4000 mg/kg no. Elenco degli eccipienti. Actifed compresse. Ogni compressa contiene lattosio, amido di mais, povidone, magnesio stearato. Actifed sciroppo. 100 ml di sciroppo contengono glicerolo, saccarosio, metile paraidrossibenzoato, sodio benzoato, giallo chinolina, e 104. Giallo tramonto. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.